Lezione 1. Le meraviglie della natura. Ehi Anna, esci molto all'aperto ultimamente? Lo sai, lo amo tutto il tempo che ho passato a contatto con la natura. È fantastico. Che tipo di attività all'aperto hai praticato? Oh, un po' di tutto. Escursioni, birdwatching, persino giardinaggio. Giardinaggio, eh? Deve essere davvero gratificante. Lo è. C'è qualcosa di così radicato nel mettere le mani nella terra. Posso immaginarlo. E che mi dici delle escursioni e del birdwatching? Anche quelli sono stati meravigliosi. È così pacifico e rigenerante. Ci scommetto. Essere immersi nella natura deve davvero nutrire la tua anima. Assolutamente. Mi ricorda quanto Darwin fosse così affascinato dal mondo naturale. Oh sì, ricordo di averlo saputo. Non era affascinato da tutto ciò durante i suoi giorni all'università? Esattamente. Esplorava e osservava costantemente le meraviglie della natura. È così figo. Capisco perché sarebbe infinitamente intrigante. Sicuramente. C'è così tanto da scoprire e apprezzare là fuori. Ho davvero bisogno di tornare a passare più tempo all'aperto. Sembra così appagante. Lezione 2. Tesori antichi. Ehi Anna, sei andata a caccia di antiquariato ultimamente? Lo sai, lo sto perlustrando i mercatini dell'usato e le vendite immobiliari. È così figo. Che tipo di tesori hai trovato? Ogni genere di cose incredibili. Mobili vintage, vecchie fotografie, persino dei bei vecchi libri. Libri, eh? Deve essere affascinante da scoprire. Sicuramente. È come possedere un pezzo del passato e connettersi con esso. Posso immaginarlo. La storia dietro questi oggetti antichi deve essere così intrigante. Assolutamente. Ogni oggetto ha una storia da raccontare, se solo le pareti potessero parlare. È un modo davvero carino di pensarci. È come se stessi scoprendo storie nascoste. Esattamente. È come essere un archeologo, ma per oggetti di uso quotidiano. Questa è un'ottima analogia. Scommetto che rende la caccia ancora più emozionante. Sicuramente. Il brivido della ricerca e la gioia della scoperta. Crea dipendenza. Capisco perché. Deve essere così gratificante trovare questi pezzi unici. Lo è davvero. E la parte migliore è che non esistono due oggetti antichi esattamente uguali. Questo è il bello. Ognuno è un tesoro unico nel suo genere. Lezione 3. Battute culinarie. Ehi Anna, hai sentito qualche bella citazione di cucina ultimamente? Lo sai, sto collezionando delle vere gemme. Oh, ditelo. Sono sempre alla ricerca di una saggezza culinaria divertente. L'ingrediente segreto è sempre l'amore. È uno dei miei preferiti. Lo adoro.
È proprio vero, cucinare con passione fa davvero la differenza. Assolutamente. Eccone un'altra. La cucina è come l'amore, va intrapreso con abbandono. Ah, mi piace. Cucinare senza esitazione, questo è il modo per farlo. Esattamente. Ed eccone ancora una. L'unico momento in cui si mangia cibo dietetico è mentre si aspetta che la bistecca si cuocia. Questa è una citazione che posso ricevere. Non si lesina quando si tratta di buon cibo. Giusto. La vita è troppo breve per pasti noiosi e noiosi. Amen a questo. Allora, dove posso trovare altre di queste divertenti citazioni di cucina? Ce ne sono tantissimi online. Pinterest, blog di cucina, anche solo cercando citazioni di cucina. Perfetto, dovrò sicuramente fare qualche ricerca. Devo ampliare la mia saggezza culinaria. Di sicuro. L'ispirazione culinaria può arrivare dai posti più strani. Berrò fino a quello, o immagino che cucinerò fino a quello. Non vedo l'ora di iniziare a collezionare la mia scorta di fantastiche citazioni. Lezione 4. Connessioni di rete. Ehi Anna, sei riuscita a raccogliere molti biglietti da visita alla conferenza? Ci puoi scommettere. Ho fatto così tanti ottimi collegamenti che il mio portafoglio sta praticamente scoppiando. Bello, bello. Il networking è la parola d'ordine in questi eventi, vero? Assolutamente. Cerco sempre di trovare almeno qualche indizio promettente. Totalmente. Con che tipo di persone hai finito per parlare? Beh, c'erano alcuni potenziali partner di cui sono davvero entusiasta. E ho incontrato questo fantastico grafico che potrebbe essere in grado di aiutarmi con il mio sito web. Oh, è fantastico. Devo amare quando quegli incontri casuali si trasformano in opportunità reali. Sicuramente. Ho persino scambiato le carte con alcuni concorrenti. È sempre bello tenersi d'occhio l'uno dell'altro, sai? Mossa intelligente. Una competizione amichevole può essere davvero preziosa. Esattamente. Inoltre, non si sa mai quando potrebbe nascere una collaborazione. Verissimo. Hai ricevuto qualche buon consiglio o intuizione dalle persone con cui hai parlato? Oh sì, tonnellate. Sto ancora elaborando tutto, ma c'erano molte perle di saggezza. Questa è la parte migliore. Le conferenze sono come una miniera d'oro per nuove idee e prospettive. Totalmente. Ho annotato un sacco di appunti da rivedere più tardi. Non vedo l'ora di mettere a frutto alcune di queste conoscenze. Bello, bello. Bene, ciao, se qualcuno di questi nuovi contatti si trasforma in qualcosa di importante, dovrai farmelo sapere. Lezione 5. L'enigma del comfort. Ehi Anna, hai mai provato a usare una coperta appesantita prima? Una coperta appesantita? No, non posso dire di averlo fatto. Di cosa si tratta? Oh cavolo, sono fantastici. Sembra una grande coperta pesante che dovrebbe aiutarti a rilassarti e a dormire meglio. È interessante. Ne ho sentito parlare, ma non ne ho mai usato uno. Come funziona?
Il peso è presumibilmente calmante e aiuta a ridurre l'ansia. Apparentemente stimola i recettori tattili a pressione profonda. Oh, sembra piuttosto carino. Ho qualche problema a dormire ultimamente. Forse dovrei provarci. Davvero, è un punto di svolta. Ne ho ricevuto uno qualche mese fa ed è stato un vero toccasana. Bello, bello. Dove ne hai trovato uno? Non credo di averli visti nei negozi normali. Li puoi trovare online, tanti marchi e pesi diversi tra cui scegliere. Buono a sapersi. Dovrò dare un'occhiata a questo. Con che peso sei andato? Ho preso quello da 15 libbre. Ci ho messo un po' ad abituarmi all'inizio, ma ora lo adoro. 15 sterline. Sembra piuttosto pesante. Ti senti mai appesantito? No, niente affatto. In realtà è super comodo. Sembra di essere abbracciati dolcemente tutta la notte. Ah, ok, sembra piuttosto carino. Forse proverò quello da 10 libbre per iniziare. Sì, probabilmente è una buona idea. Devo addentrarmi nella vita ponderata, capisci? Lezione 6. Delizie culinarie. Ehi Anna, vuoi cenare insieme stasera? La cena sembra buona. Hai in mente un ristorante in particolare? A dire il vero, stavo pensando che potremmo provare quel nuovo posto che ha appena aperto in centro. Oh, quello che sta ricevendo recensioni entusiastiche. Volevo dare un'occhiata. Sì, esattamente. Ho sentito che il cibo è fantastico e l'atmosfera è fantastica. Dolce, facciamolo. Qual è l'orario migliore per te? Sono libero dopo le 19. Che ne dici delle 8? Questo dovrebbe darci tutto il tempo per goderci il pasto. Le 8 funzionano perfettamente. Non vedo l'ora di provare questo nuovo posto. Lo stesso qui, sarà fantastico. Andiamo in modo casual o un po' più elegante? Direi che il casual è la strada da percorrere. Tienila tranquilla e comoda, sai? Sì, sicuramente. Non voglio essere troppo chiassoso per un nuovo ristorante, vero? Esattamente. Allora è casual. Non vedo l'ora di vedere che tipo di cucina hanno. Nemmeno io. Ho sentito che è come una fusione di stili diversi, dovrebbe essere interessante. Oh, il cibo fusion è il mio preferito. Questa sarà proprio la mia strada. Fantastico, sono contenta che tu ne sia entusiasta. Sarà sicuramente una serata divertente. Lezione 7. Nature Calling. Ehi Anna, sei stata in qualche buon parco nazionale ultimamente? Sai, avevo intenzione di esplorare nuovi parchi. C'è qualcosa che vale la pena dare un'occhiata qui? In realtà, c'è. Ce n'è una chiamata Green Valley di cui ho sentito parlare molto bene. Valle Verde. Non credo di averne sentito parlare. Com'è?
Da quello che so, ha alcuni sentieri escursionistici davvero panoramici e splendidi paesaggi naturali. Oh, sembra proprio la mia strada. Adoro stare in mezzo alla natura. Lo stesso qui. I sentieri dovrebbero essere perfetti sia per passeggiate informali che per escursioni più impegnative. Perfetto. È esattamente quello che sto cercando. È facile raggiungerlo dalla città? Sì, è a soli 45 minuti di auto, quindi è super accessibile. Fantastico. Questo lo rende una gita di un giorno ideale. Quando saresti libero di dare un'occhiata? Che ne dici di questo fine settimana? Il tempo dovrebbe essere splendido. Mi sembra una buona idea. Sono libero sia il sabato che la domenica, quindi possiamo essere flessibili. Ottimo, allora giriamo per sabato. Non vedo l'ora di esplorare i sentieri con te. Nemmeno io. Sarà molto divertente. Porterò degli snack per l'escursione. Perfetto, preparo un piccolo picnic per noi. Sarà un'avventura fantastica. Lezione 8. Negoziazione dei contratti. Buongiorno, Anna. Avete dato un'occhiata al contratto del nuovo cliente? Sì, e penso che dovremmo richiedere una clausola annuale di revisione dei prezzi basata sull'inflazione. Una buona idea. Questo ci aiuterà a proteggerci dall'aumento dei costi a lungo termine. Esattamente. Immagino che vorranno mantenere i prezzi fissi, ma dovremmo insistere per farlo. Di sicuro. L'inflazione può davvero intaccare i nostri margini se non la teniamo in considerazione. Assolutamente. Quale pensi sarebbe un giusto aumento percentuale ogni anno? Direi che qualcosa come il 3-5% sarebbe ragionevole per coprire l'inflazione tipica. Sembra giusto. Non troppo alto per spaventarli, ma abbastanza per mantenerci redditizi. Concordato. Dovremmo anche cercare di convincerli ad accettare di rivederlo all'inizio di ogni anno. Ottima chiamata. In questo modo possiamo assicurarci che rimanga in linea con il tasso di inflazione effettivo. Sì, la flessibilità è fondamentale. Bloccare un aumento fisso potrebbe finire per danneggiarci in futuro. Sicuramente. Mi assicurerò di includerlo nelle revisioni che invieremo. Perfetto, c'è qualcos'altro che pensi che dovremmo richiedere nel contratto? HMM. Forse una clausola sulla rinegoziazione se l'inflazione aumenta inaspettatamente? Oh, buona idea. Questo potrebbe darci una via d'uscita se le cose si fanno davvero folli dal punto di vista economico. Lezione 9. Esplorazione del Mar Morto che affonda. Ehi Anna, hai visto le ultime notizie sul Mar Morto? No, cosa sta succedendo? Pensavo che quello specchio d'acqua fosse abbastanza stabile. A quanto pare continua ad affondare a una velocità allarmante, oltre 1 metro all'anno. Wow, è pazzesco! Non avevo capito che stesse cadendo così velocemente. Cosa lo sta provocando? Bene, il principale colpevole sembra essere la deviazione dell'acqua dal fiume Giordano. Capisco, quindi meno acqua che entra fa letteralmente rimpicciolire il Mar Morto.
Esattamente. E le previsioni mostrano che potrebbe scendere di altri 400 metri prima di stabilizzarsi. 400 metri? È una follia. Sarà come un'enorme voragine a quel punto. Non sto scherzando. È già il punto più basso della Terra, questo lo renderà ancora più estremo. Incredibile! Mi chiedo quale sarà l'impatto ambientale visto che continua a diminuire. Sì, è una grande preoccupazione. La costa si sta già ritirando rapidamente. Giusto. E questo sta sconvolgendo il delicato ecosistema intorno al Mar Morto. Sicuramente. Inoltre tutte le doline che si formano lungo la riva sono davvero pericolose. Assolutamente. Questa è una crisi che richiede un'attenzione urgente da parte delle agenzie ambientali. Di sicuro. È un peccato vedere una meraviglia naturale così unica scomparire in questo modo. Lezione 10. Dibattito sul merito dei processi con giuria. Ehi Anna, posso avere la tua opinione su qualcosa? Cosa ne pensi dei processi con giuria rispetto ai processi in tribunale? Questo è un argomento legale interessante. In genere preferisco i processi con giuria. Penso che sia più giusto che un gruppo di colleghi decida un caso. Sì, ne vedo il fascino. Un giudice ha meno probabilità di lasciarsi influenzare dalle emozioni o dai pregiudizi, non credi? È vero, ma temo che un giudice possa essere troppo distaccato dall'elemento umano di un caso. Buon punto. Le giurie possono apportare più empatia e valori comunitari al processo. Esattamente. E c'è qualcosa da dire a favore della saggezza collettiva di una giuria, piuttosto che di un singolo giudice. Sicuramente. Però immagino che i processi con giuria possano anche essere più imprevedibili e inclini all'incoerenza. Questa è una critica giusta. I giudici sono più esperti e possono applicare la legge in modo più coerente. E la selezione della giuria può essere complicata, non si sa mai quali pregiudizi potrebbero avere i giurati. Vero. Ma almeno con una giuria, l'onere della decisione non è tutto sulle spalle di una persona. Buon punto. Condividere questa responsabilità tra 12 persone sembra più giusto in un certo senso. Assolutamente. E i processi con giuria danno al pubblico una voce più diretta nel processo giudiziario. Sei una valida argomentazione. Vedo i vantaggi di entrambi gli approcci, è una scelta difficile. Effettivamente. È una questione complessa senza una risposta chiara e giusta. Sono curioso di sentire il tuo punto di vista. Sono un po' indeciso. Capisco la logica alla base dei processi con giuria e in tribunale. Lezione 11. Esplorazione della scena culinaria locale. Buongiorno, Anna. Avete dato un'occhiata ai nuovi ristoranti che hanno aperto da queste parti ultimamente? Sai, non ho ancora avuto modo di provarne nessuno. Hai qualche consiglio? Ho sentito che il nuovo locale italiano in fondo alla strada è davvero bello. A quanto pare, fanno una fantastica pasta alla carbonara. Oh, sembra delizioso. Ho sempre voglia di un po' di autentica cucina italiana. Lo stesso qui. Che mi dici di quel nuovo ristorante fusion a pochi isolati di distanza?
Sono curioso di vedere che tipo di piatti fusion hanno. Fusion, eh? Potrebbe essere davvero interessante. Sono un grande fan di provare combinazioni alimentari nuove e uniche. Sicuramente. Sono particolarmente incuriosito dalla loro presunta fusione di sapori thailandesi e messicani. Thailandese e messicano. È un abbinamento inaspettato, ma scommetto che funziona sorprendentemente bene. Giusto? Sono ansioso di vedere come ci riescono. Hai notato che sono spuntati altri nuovi spot? Ora che me lo dici, ho sentito che c'è un nuovo ristorante di sushi che è appena aperto vicino al parco. Sushi, eh? Sarebbe un bel cambio di passo rispetto a tutti i comfort food più pesanti. Assolutamente. A volte hai solo voglia di quel gusto pulito e rinfrescante del sushi di alta qualità. Di sicuro. E l'ambiente del parco sarebbe un'ottima atmosfera per gustare del sushi. Sicuramente. Lo aggiungo alla mia lista di posti da provare presto. E tu? Ci sono altri ristoranti sul tuo radar? Fammi pensare. Oh, ho sentito che c'è un nuovo gastropub che sta riscuotendo un buon successo. Lezione 12. Avventure in classe. Va bene, Anna, pronta per un altro giorno di scuola? Ci puoi scommettere. Non vedo l'ora di assistere alla nostra lezione di storia questo pomeriggio. Anch'io. Trovo sempre quel periodo così coinvolgente. Cosa pensi che tratteremo oggi? HMM. Bella domanda. Forse ci immergeremo in un nuovo capitolo sulle antiche civiltà. Oh, sarebbe affascinante. Sono particolarmente interessato a saperne di più sugli imperi mesopotamici. Lo stesso qui. E dopo la storia, abbiamo un corso di scienze, giusto? Assolutamente. Mi chiedo quale entusiasmante esperimento abbia in serbo per noi il nostro insegnante questa volta. Conoscendo il nostro insegnante di scienze, probabilmente comporterà una sorta di reazione esplosiva. Sono sempre le più divertenti. Ah, probabilmente hai ragione. Comunque spero che non facciamo scattare nuovamente l'allarme antincendio per sbaglio. Oh, santo cielo, cerchiamo di evitarlo questa volta. Non credo che le mie orecchie si siano completamente riprese dall'ultima. Ah, sì, era proprio un suono squillante. Ma sai cosa non vedo davvero l'ora di vedere? Che cos'è quello? Recesso. Non vedo l'ora di uscire e giocare a palla con i ragazzi. Oh, sì. Mi unirò sicuramente questa volta. È passato troppo tempo dall'ultima volta che ho giocato una buona partita a 4. 4 quadrati, eh? Ci sei. Dovrò portare il mio A-game in campo. Lezione 13. Problemi di bilancio. Ehi Anna, hai saputo del nuovo aumento di prezzo per quell'evento a cui volevamo andare? No, quali sono le novità? Pensavo che fossero $20 a biglietto. Sì, beh, ho appena controllato e ora sono saliti a $25. È un po' più alto di quanto mi aspettassi. Wow, davvero? $25 a biglietto?
È un bel aumento di prezzo. Me ne parli. Non sono sicuro di avere un budget sufficiente per farlo. Pensi che dovremmo ancora andare? HMM. Fammi dare un'occhiata alle mie finanze. Speravo anche di mantenerlo intorno ai $20 a persona. Sì, anch'io. Non voglio sprecare troppo del mio budget per l'intrattenimento per un solo evento, capisci? Assolutamente. Forse potremmo vedere se ci sono sconti o offerte di cui possiamo approfittare. Buona idea, controllerò nuovamente il sito web dell'evento per vedere se ci sono opzioni tariffarie per studenti o early bird. Meraviglioso! E se non riusciamo a trovare un modo per risparmiare un po', potremmo dover rinunciare a questa volta, per quanto mi piacerebbe andarci. Sì, ti capisco. Per quanto non lo aspettassi, $25 sono un po' esagerati per il mio portafoglio in questo momento. Non sto scherzando. Forse possiamo trovare altro da fare che sia un po' più economico. Sicuramente. Sono aperto a suggerimenti se avete idee per una gita divertente e conveniente. Bene, ci penserò un attimo e ti ricontatterò. Troveremo qualcosa, ne sono sicuro. Suona bene, grazie per la comprensione, Anna. Ti ringrazio per aver lavorato con me su questo. Lezione 14. Produce Ant. Buongiorno, Anna. Sapete dov'è il reparto prodotti in questo negozio? Ehi John, penso che sia proprio qui. Seguimi. L'ho visto quando siamo entrati. Ottimo, grazie. Questa settimana devo prendere frutta e verdura fresca per le mie insalate. Lo stesso qui. Spero di trovare delle buone offerte su avocado e verdure a foglia verde. Gli avocado sarebbero perfetti. Avevo voglia di una bella insalata grande con un sacco di condimenti. Anch'io. Mi chiedo se abbiano avocado maturi e convenienti in magazzino. Diamo un'occhiata. Guardati intorno c'è la sezione prodotti, proprio come hai detto tu. Meraviglioso. Vediamo cosa hanno. Inizia a curiosare tra gli scaffali. Oh, questi pomodori sembrano davvero belli e succosi. Penso che ne prenderò alcuni. Scelta eccellente, Ehi. Guarda questi peperoni, sono in saldo. Bello, ne prenderò un paio anche io. Cos'altro dovremmo aggiungere al carrello? Che ne dite di verdure a foglia verde? Vedo che hanno spinaci e cavoli freschi qui. Perfetti, sarebbero ottimi per le nostre insalate. Facciamo il pieno anche su quelli. Sembra un piano. Si preannuncia un giro di generi alimentari davvero salutare. Sicuramente. Sono entusiasta di tornare a casa e iniziare a preparare tutti questi ingredienti freschi. Lezione 15. Preferenze di allenamento. Ehi Anna, hai un minuto per parlare delle nostre routine di allenamento? Buongiorno John. Certo, sono felice di parlare. Cosa ti passa per la testa? Beh, stavo pensando di cambiare la mia routine cardio. Sto iniziando ad annoiarmi solo a correre sul tapis roulant.
Posso capirlo. Fare la stessa cosa giorno dopo giorno può diventare monotono. Cosa stavi considerando invece? Stavo pensando di provare a pedalare su una ciclette. Ho sentito che è un ottimo allenamento a basso impatto e fa lavorare diversi gruppi muscolari. È un'ottima idea. Il ciclismo è un ottimo modo per cambiare le cose e sfidare il proprio corpo in modi nuovi. Esattamente. Inoltre, trovo che sia più facile inginocchiarsi rispetto alla corsa, cosa che mi dà un po' fastidio ultimamente. Assolutamente sì. L'impatto ridotto del ciclismo può essere davvero utile, soprattutto quando invecchiamo. Sicuramente. Hai già provato a pedalare? Cosa ne pensi? Sì, in realtà preferisco andare in bicicletta alla corsa per la maggior parte del tempo. Trovo che sia un buon modo per aumentare la frequenza cardiaca senza affaticare le articolazioni. Buono a sapersi. Penso che ci proverò allora. Forse possiamo anche fare delle sedute insieme in palestra. Mi piacerebbe. Possiamo motivarci a vicenda e mescolare il ciclismo con gli altri allenamenti. Sembra un piano. Cercherò di iscrivermi a una bici in palestra e concorderemo un orario che funzioni. Ottimo, sono entusiasta di cambiare la nostra routine. La varietà è il sale della vita quando si tratta di fitness. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per la chiacchierata, Anna. Mi sento ispirato a provare qualcosa di nuovo. Lezione 16. Il problema delle barzellette offensive. Ehi Anna, posso chiederti un parere su qualcosa? Assolutamente. Che succede? Beh, stavo parlando con alcuni amici l'altro giorno e uno di loro ha raccontato una barzelletta razzista. Mi ha messo davvero a disagio. Oh, questo è un peccato. Le battute razziste non sono mai appropriate, indipendentemente dal pubblico. Lo so, giusto? Ho cercato di dirgli gentilmente che non lo trovavo divertente, ma si è messo a ridere. Alcune persone possono essere davvero insensibili quando si tratta di quel genere di cose. Le battute che prendono di mira la razza, il sesso o altre identità sono offensive, anche se il cassiere non intende fare del male. Esattamente. E non si tratta solo di barzellette razziste. Ho notato che molti miei amici raccontano barzellette che usano un linguaggio volgare o prendono in giro i gruppi vulnerabili. Comprendo perfettamente la tua preoccupazione. Usare insulti o deridere l'identità delle persone non va mai bene, anche se è solo uno scherzo. Grazie. Sono lieto che tu la pensi allo stesso modo. Mi dà fastidio, ma non ero sicuro di aver reagito in modo esagerato. Niente affatto. Hai assolutamente ragione a esserne infastidito. Dovremmo essere tutti più consapevoli dell'impatto che le nostre parole possono avere, anche per scherzo. Sicuramente. Cercherò di avere una conversazione aperta con i miei amici al riguardo. Spero che capiscano da dove vengo. Questo è un ottimo approccio. Affrontarla con empatia e spiegare perché questo tipo di battute sono dannose è di solito più efficace che limitarsi a dire loro di smettere. Concordato. Preferisco avere una discussione approfondita piuttosto che chiuderla. Speriamo di poter imparare tutti a essere più premurosi. Sono sicuro che se lo affronti nel modo giusto,
saranno ricettivi. È importante tenere questi dialoghi per promuovere un umorismo più inclusivo. Assolutamente. Grazie per il consiglio, Anna. Ora mi sento meglio nell'affrontare la questione con i miei amici. Lezione 17. I vantaggi del recupero post-allenamento. Buongiorno, Anna. Volevo chiederti un consiglio su qualcosa. Certo, che succede? Beh, ho cercato di allenarmi in modo più costante, ma mi fa davvero male dopo gli allenamenti. Capisco che tipo di routine di recupero hai seguito dopo gli allenamenti. Ad essere onesti, non ho fatto molto. Quando ho finito, crollo sul divano. Ah, forse è per questo che ti senti così male. È importante fare un po' di recupero dopo l'allenamento. Davvero? Che genere di cose dovrei fare? Bene, lo stretching e il foam rolling possono aiutare molto con i dolori muscolari. E anche farsi fare un massaggio può essere fantastico. Ho sentito parlare del foam rolling, ma non sono sicuro di come farlo correttamente. In realtà è piuttosto semplice. Basta usare un rullo di schiuma per applicare pressione e distendere i muscoli. Ok, non sembra troppo difficile. E un massaggio sembra fantastico, ma ho un budget limitato. Questo è comprensibile. Anche solo un leggero allungamento può fare una grande differenza. E ci sono tantissimi fantastici tutorial su YouTube sul foam rolling. Fantastico, dovrò provarlo. Grazie per il consiglio, Anna. Lo apprezzo davvero. Certo, fammi sapere se le tecniche di recupero ti aiutano con il dolore. Sarò lieto di fornire altri suggerimenti. Lo farà. Sono entusiasta di provarlo e vedere se mi aiuta a sentirmi meglio dopo gli allenamenti. Lezione 18. Trovare il prezzo perfetto. Dimmi, Anna, volevo farti una domanda. Certo, cosa c'è? Stavo cercando di acquistare un nuovo laptop, ma non sono sicuro di come trovare un prezzo equo. Ah, capisco. Sicuramente può essere complicato. Qual è il tuo budget per il laptop? Beh, speravo di mantenerlo sotto gli $800, se possibile. Pensa che sia un obiettivo ragionevole? $800 sembrano un buon budget per un laptop di qualità decente in questi giorni. Lasciami chiedere, che tipo di funzionalità stai Vorrei qualcosa con un buon processore, almeno 8 GB di RAM e un SSD di dimensioni adeguate per l'archiviazione. Ok, questo mi dà un'idea migliore di cosa cercare. Hai controllato rivenditori o siti web specifici? Ho cercato online, ma i prezzi sembrano variare parecchio. Questo è comprensibile. I prezzi possono davvero variare, soprattutto con i laptop. Ti dispiace se ti chiedo a quanto ne hai trovato uno? Beh, ne ho visto uno che mi è piaciuto per circa $850, ma non sono sicuro che sia un affare equo o meno. $850 per quelle specifiche sembrano giusti, forse anche un po' nella fascia bassa.
Consiglierei di confrontare i prezzi di alcuni rivenditori affidabili per avere un'idea migliore del tasso di mercato. Capito, è un consiglio davvero utile. Farò altri acquisti comparativi prima di prendere una decisione. Sicuramente. E non abbiate paura di negoziare un po', soprattutto se altrove trovate lo stesso modello a un prezzo inferiore. Oh, mi piace come suona. Dovrò provarlo. Grazie mille per i suggerimenti, Anna. Lezione 19. Avventure all'aria aperta con Anna e John. Ehi Anna, hai mai fatto un'escursione prima? Sai, in realtà adoro fare escursioni. È una delle mie attività all'aperto preferite. Davvero? Volevo provarlo, ma non so da dove cominciare. Hai qualche consiglio? Assolutamente. Ci sono così tanti fantastici sentieri escursionistici da queste parti. Sei mai stato in quella riserva naturale alle porte della città? No, non l'ho fatto. Com'è lì? È stupendo. Ci sono diversi circuiti escursionistici con diversi livelli di difficoltà. I panorami dalla cima del sentiero principale sono mozzafiato. Sembra incredibile. Mi piacerebbe dare un'occhiata. Quando siete liberi di fare un'escursione insieme? Che ne dite di questo fine settimana? Potremmo preparare un pranzo al sacco e trascorrere una giornata. Sembra perfetto. Sicuramente ci sto. Devo portare qualcosa di specifico? Solo delle scarpe comode, acqua e magari una giacca leggera nel caso faccia freddo. Oh, e non dimenticare la tua fotocamera. Il paesaggio è troppo bello per non essere immortalato. Ho capito, mi assicurerò di essere pronto. Non vedo l'ora di vivere la mia prima vera escursione con te come guida. Sarà molto divertente. Non vedo davvero l'ora. L'escursionismo è un ottimo modo per fare esercizio e apprezzare la natura. Assolutamente. Inoltre, sarà bello passare la giornata all'aperto con te. Grazie per avermi invitato. Certo, sono felice di condividere una delle mie attività preferite. Sarà un vero spasso. Fantastico. Allora ci vediamo questo fine settimana. Lezione 20. Wanderlust con Anna e John. Buongiorno, Anna. Ho sentito che sei appena tornato da un viaggio. Dove sei andato? Ah, sì. Ho appena passato una settimana a esplorare una nuova città. È stato incredibile. Oh, davvero? Che città hai visitato? Sono andato a Parigi. È nella mia lista dei desideri da anni e finalmente l'ho fatto accadere. Parigi, eh? Deve essere stato fantastico. Qual era la tua parte preferita? Questa è dura. Adoravo passeggiare lungo la Senna, ammirando tutta la bellezza dell'architettura. E il cibo, ovviamente, era assolutamente divino. Posso solo immaginarlo. Parigi è una città così romantica e culturale. Hai fatto qualche giro turistico? Assolutamente.
Mi sono assicurato di visitare tutti i luoghi iconici, la Torre Eiffel, il Louvre, la Cattedrale di Notre Dame. È stato un viaggio vorticoso, ma ne è valsa la pena. Sembra la vacanza perfetta. Ho sempre voluto visitare Parigi. Forse potremmo programmare un viaggio insieme qualche volta. Dovresti assolutamente andare. Sarei felice di mostrarti e condividere tutti i miei posti preferiti. È una città così magica. Sarebbe fantastico. Dovrò iniziare a risparmiare. Com'è stata l'esperienza complessiva per te? È stato incredibile. Il mix perfetto di storia, arte e cucina. Sono tornato sentendomi così ispirato e rilassato. È fantastico. Sono contenta che tu ti sia divertito così tanto. Viaggiare fa così bene all'anima, non credi? Assolutamente. Amplia davvero la tua prospettiva e ti apre gli occhi su nuove culture. Non vedo l'ora che arrivi la mia prossima avventura. Anch'io. Dove pensi di andare dopo? Lezione 21. Cruise Control con Anna e John. Ehi, Anna. Ho sentito che sei appena tornato da una crociera. Com'è andata? È stato fantastico. Mi sono divertito moltissimo. La crociera è stata così rilassante ed emozionante allo stesso tempo. Una crociera, eh? Sembra una vacanza da sogno. Dove sei salpato? Abbiamo visitato diversi porti dei Caraibi. È stata come un'avventura tropicale. I Caraibi, eh? Deve essere stato incredibile. Quali erano alcune delle tue tappe preferite? Oh, è difficile scegliere. Adoravo esplorare le strade colorate di Cozumel. E le spiagge di Aruba erano assolutamente meravigliose. Wow, Cozumel e Aruba, questo è un bel itinerario. Hai fatto qualche divertente escursione a terra? Sicuramente. A Cozumel siamo andati a fare snorkeling e abbiamo visto la più incredibile vita marina. E ad Aruba abbiamo fatto un giro dell'isola e abbiamo visto tutti i monumenti famosi. Sembra un vero spasso. Non sono mai stato in crociera prima, ma è sicuramente nella mia lista dei desideri. Dovresti farlo assolutamente. La combinazione tra relax sulla nave ed esplorazione di nuovi posti è semplicemente imbattibile. Posso immaginarlo. E il cibo in crociera deve essere fuori dal mondo, giusto? Oh mio Dio, sì. Le opzioni per la ristorazione erano incredibili. Ho provato tanti nuovi piatti e cucine. Mi viene fame solo a pensarci. Qual era il tuo piatto preferito? Oh, questa è dura. Il sushi del ristorante di specialità era incredibile, ma anche le cene formali nella sala da pranzo principale erano incredibili. Sushi e cene raffinate, sembra un sogno diventato realtà. Devo assolutamente prenotare presto una crociera. Lezione 22. Negoziazione del piano di pagamento. Ehi Anna, devo parlare dei termini di pagamento per quel grande progetto a cui stiamo lavorando. Cosa ne pensi? Buongiorno John, stavo giusto esaminando il contratto e le condizioni di pagamento sembrano un po' sfavorevoli. Cosa speravi?
Beh, speravo in un programma di pagamento più flessibile, magari con minori costi iniziali e rate più piccole nel tempo. È una richiesta ragionevole. Vediamo se riusciamo a negoziare qualcosa di meglio con il cliente. Cosa avevi in mente? Stavo pensando che forse potremmo fare il 30% in anticipo, poi 3 rate mensili uguali per il resto. Cosa pensi che sceglierebbe il cliente? HMM. Sembra un buon compromesso. L'anticipo del 30% copre i costi iniziali e i 3 pagamenti mensili lo rendono più gestibile per noi. Esattamente. E sono sicuro che possiamo fornire un lavoro eccellente, quindi il cliente dovrebbe essere disposto a collaborare con noi su questo. Buon punto. La nostra esperienza e la qualità del servizio dovrebbero dare loro la fiducia necessaria per accettare condizioni più favorevoli. Assolutamente. Prepariamo una proposta e la inviamo al cliente? Vorrei che il problema venisse risolto il prima possibile. Sì, facciamolo. Metterò insieme i dettagli e li invierò oggi. Speriamo che siano ricettivi ai nostri suggerimenti. Perfetto, grazie per aver dedicato del tempo a esaminarlo con me. È utile ricevere il tuo contributo. Certo, felice di aiutare a risolvere questo problema. Sono sicuro che possiamo trovare una soluzione che funzioni per entrambi. Ottimo, fammi sapere come va con il cliente. Non vedo l'ora di avere loro notizie.